qua per rispondere alle vostre domande. Sono 3 domande che ho ricevuto nei video precedenti e voglio iniziare questo format in cui rispondo alle domande. Perdonatemi questo contesto, ma vabbè, insomma, oggi è andata così. Va bene ogni tanto anche un video così. Tra l'altro ho cambiato anche le luci, quindi è anche un modo in cui vi ho fatto vedere le luci nuove e tra un po' sistemo tutto, ma tra un po' me ne vado anche via di qui, quindi pian piano questa cosa finirà e riuscirò finalmente a fare dei video anche un po' con un contesto più inerente anche alle cose di cui parlo, però per ora diciamo che il messaggio è la cosa più importante. Fatemi sapere ragazzi se avete qualsiasi domanda, io rispondo o con un video oppure con un commento e in caso potete scrivermi direttamente in privato su Instagram. Allora, iniziamo. Sono 3 domande rivolte alla manifestazione o comunque rivolte a un argomento di cura interiore, quindi cose abbastanza interessanti. La prima è una domanda di Stefano Agosti nel video di Si può manifestare un corpo diverso? La domanda è: ottimo video, grazie, anche secondo me l'essere umano può creare la propria realtà con la nostra anima, coscienza. Pensi che anche gli animali lo facciano a livello energetico creando la loro realtà? Quindi praticamente gli animali possono manifestare, tra virgolette. Allora, sto leggendo un libro bellissimo che si chiama, anzi sto leggendo 2 libri, è una delle poche volte in cui mi dedico a leggere 2 libri contemporaneamente e uno è 100 anni di solitudine, perché sto iniziando a implementare questa cosa della cultura che non ho mai, diciamo, percepito come una cosa che mi interessasse, ma ultimamente dico, sai cosa? C'è un motivo per cui i migliori libri esistono, o esiste una classifica dei migliori o dei più importanti nella storia? Film, canzoni, libri, e quindi li sto pian piano inserendo nelle cose da fare, nel leggere, perché alla fine fanno parte un po' della cultura generale della persona. E quindi sto leggendo un romanzo molto famoso che si chiama 100 anni di solitudine, molto bello, e allo stesso tempo un libro di filosofia che sono le meditazioni di Marco Aurelio. E nelle meditazioni di Marco Aurelio trattava un argomento che è molto collegato alla spiritualità ed è il dono, diciamo, divino, chiamiamolo così, della coscienza. Ed è un po' lo stesso tema di questa domanda. La risposta è purtroppo no, nel senso che a cause evolutive, comunque non è colpa degli animali, anzi animali vuol dire tutto e niente, perché animali semplicemente significa un qualcosa di animato, quindi un oggetto che invece di essere un sasso non animato è un qualcosa che pian piano per un complesso di genetica ed evoluzione negli anni, nella storia da quando è partita questa terra e siamo arrivati qui e ora, è arrivato pian piano ad avere una vita e quindi muoversi in autonomia, quindi a diventare animati. Quindi in realtà anche noi siamo animali, ma perché noi siamo consci e possiamo manifestare? Non è una magia che noi abbiamo, non è che noi siamo migliori degli animali. È semplicemente uno stadio evolutivo diverso, portato dal fatto che noi abbiamo avuto questo che viene chiamato nelle religioni dono divino, che viene chiamato nella filosofia la mente che dirige. Abbiamo questa fortuna, che per alcune persone è una sfortuna, ma in realtà è la cosa migliore che abbiamo, perché senza quella non saremmo qui a parlare, che è l'utilizzo della coscienza, ovvero in realtà è la coscienza che utilizza noi, ma è l'essere consci, l'essere consapevoli dell'essere in vita, quindi l'essere sintonizzabili sulla coscienza, quindi questa intelligenza che ha fatto in modo che tutte le cose si creassero, che crea un po' il movimento, questa energia che fa muovere il tutto, ha creato pian piano nella sua complessità la vita. La vita si è evoluta in tantissimi vari tipi e modi fino a che non è arrivato a un certo particolare tipo che è l'essere umano. L'essere umano ha, a differenza degli altri animali, la possibilità di essere una porta per la coscienza, per fare esperienza della vita stessa. Quindi siamo un po' come mi sembra di aver letto in un libro, forse The Secret o uno di quei libri un po' particolari di self-help strani, tanti anni fa, o forse era Eckhart Tolle, ed era siamo l'universo che fa esperienza di se stesso. È una frase in realtà non correttissima, ma fa capire un po' il significato. Quindi in realtà quello che noi abbiamo come fortuna è il fatto che siamo consci dell'essere in vita. Questa cosa qua cambia tutto. Perché? Perché mentre l'animale ha un tetto limite di quello che può fare, nel senso che
metti che un animale funziona a un tetto in sotto e un tetto in sopra e non può oltrepassare né le cose che può fare in basso ma né le cose in alto, quindi può lavorare solo in un determinato range, seguendo il suo istinto, seguendo il suo fisico, seguendo quello che deve fare, ecco. Mentre l'essere umano ha un tetto base a livello fisico, quindi ci sono cose che non si possono sorpassare, ma potenzialmente non ha nessun tetto sopra. Cosa significa? Significa che noi possiamo crearci consciamente il nostro destino, abbiamo la libertà di scegliere. Poi al giorno d'oggi l'essere nati in una società già precostruita in cui siamo portati verso una direzione, diciamo che libertà inizia a entrare un po' in un contesto diverso a livello sociale, ma fondamentalmente noi come esseri umani abbiamo il potenziale di poter crearci il destino. Cosa significa? È quello che in yoga, nella spiritualità, viene definito come karma. Karma significa azione, azione nel senso di ogni azione ha una conseguenza. La semplice legge di causa-effetto. È come le cose rispondono. E mentre tutti gli animali è come se avessero un software, un algoritmo che funziona per istinto, quindi succede questo, si reagisce così, punto. Anche noi abbiamo quella cosa, ma viene sovrascritta se si diventa consci pian piano con l'evoluzione. L'essere umano ce l'ha sempre di più, man mano che ci evolviamo anche noi passiamo da sopravvivenza animale a divino, conscio, sempre più consci, riusciamo ad arrivare sempre di più a un livello in cui possiamo sovrascrivere queste cose qua, andare oltre quelle cose lì, trascenderle e scegliere noi come rispondere alle cose invece che reagire. Ed è lì che subentra la manifestazione, la meditazione, tutte queste cose qua subentrano nel momento in cui ci allontaniamo dallo spettro animale e andiamo verso uno spettro più umano, verso la parte più umana dello spettro. Umano significa che abbiamo questo dono di coscienza e quindi possiamo scegliere come rispondere alle cose. Dato che possiamo scegliere cosa pensare, il pensiero crea un'emozione. L'emozione crea un'azione, l'azione crea un risultato. A differenza del cane, noi possiamo scegliere come rispondere a una determinata cosa. Poter scegliere significa che ci possiamo creare il mondo, il nostro destino, le nostre circostanze come vogliamo. Poi non è vero che tutto possiamo farlo a modo nostro, ma comunque possiamo rispondere a quella cosa come vogliamo noi. Quindi anche dentro di noi è tutto sotto il nostro controllo, o la maggior parte, almeno la parte mentale, emotiva, diciamo che ce la creiamo noi. E questa è la prima domanda. La seconda domanda, simpatico, ok, ma questo è analogo anche alla persona del cuore? Quindi si può manifestare una persona del cuore, un'anima gemella? In realtà avevo già fatto un video a riguardo e in caso ve lo lascio in descrizione, ma molto in breve, certo, nel senso che non esiste in realtà la persona perfetta, ma tu puoi diventare la persona perfetta per qualcuno. Perché cerchi continuamente quella persona perfetta? Diventa te quella persona. Il senso cos'è? Il senso è, invece di concentrarti al dover cercare qualcuno, le altre persone sono tanto complesse. Se non hai ancora capito la tua testa, figurati se puoi capire la testa di tutte le altre persone, quello che accade, il nonsense che accade nella testa di tutti gli altri. Quindi non puoi controllare quello che accade attorno a te e le altre persone. Quello che puoi fare è semplicemente pian piano dedicarti a te stesso, trovare te stesso, creare la versione migliore di te, o almeno più gioiosa, più piena, più contenta, più presente, più conscia di te, in modo che poi la persona nel tuo percorso che incontri, che devi incontrare, la persona che alla fine, le persone che incontri, tra di quelle molto probabilmente ci sarà una persona con cui fai meno fatica ad entrare in affinità. Quindi non è che puoi manifestare una persona, potenzialmente sì, ecco, se vogliamo mettere manifestazioni in un certo senso in un modo un po' strano, ma il senso cos'è? Il senso è che se tu ti sforzi di diventare una versione, cioè se tu ti concentri su te stesso, poi nel tuo percorso, quando arrivi, più vai avanti nel tuo percorso, più è probabile che trovi qualcuno da mantenere a lungo termine, perché ricordati che la persona con cui poi vai a creare una relazione tendenzialmente a lungo termine, anche se non è necessario, ma se proprio la vuoi, la
la trovi non nel momento in cui la vedi e dici eccola, è lei. Può esistere il colpo di fulmine, ma è proprio qualcosa di particolare. La maggior parte delle volte è quando incontri una persona e pian piano inizi con quella persona a creare un rapporto. Inizia un rapporto quasi di amicizia e poi inizia un rapporto di rispetto. Finita l'infatuazione iniziale, finito quel mese, un mese e mezzo, 2 mesi, 3 mesi di infatuazione romantica, poi deve subentrare qualcos'altro. E le relazioni che poi diventano quelle della vita sono quelle che semplicemente imparano ad accettare nell'altro tutte le cose anche che non vanno. Quindi c'è la comunicazione, c'è il rispetto ed entrambi vogliono far continuare la relazione. E questa cosa accade quando? Quando sei già una versione di te che è soddisfatta da sola. Idem per quella persona lì. Se invece parti da giovane che devi ancora formarti, devi ancora creare tutto il tuo mondo, non hai neanche idea di quello che vuoi fare nella vita, hai 1000 pensieri e già trovi qualcuno, non solo non è magari l'ambiente giusto, perché magari andando avanti nella tua vita, pian piano cresci anche, cambi ambiente e quindi trovi persone più anche inerenti a quello che vuoi fare, o comunque magari puoi anche crescere con la persona, ogni relazione è diversa, quindi non solo quello, ma allo stesso tempo sei già pronto, perché prima impari a capire che non è che devi sottrarre o usare quella persona per stare bene e essere felice, ma devi imparare prima a stare bene da solo e poi vedi che quando inizi a condividerlo con le persone ti vedono piene, un'altra persona simile a te, piena anch'essa, inizierà a voler condividere anche lei questa cosa con te e quindi creerete un po' un mondo insieme, una cosa insieme e quella sarà la vostra relazione. Ma non è questione di prendere da qualcuno o trovarla o altro, no, è questione che in realtà non esiste una persona perfetta, tu vuoi prendere tra virgolette chiunque. C'è magari più affinità, meno affinità, ma molto spesso le relazioni che vanno meglio sono quelle che hanno zero affinità, ma che pian piano in qualche modo si costruiscono insieme. E l'ultima domanda è in inglese, ma risponderò in italiano. But what if our past experiences come into action? Quindi è un video sull'imparare a stare bene, che è un po' quello che ho detto finora, quindi l'essere conscio, ti crei tu la tua esperienza. E uno dice, ma cosa succede se le tue esperienze passate subentrano in questa cosa qua? If something similar to my past happens, se qualcosa di simile al mio passato accade, my mind automatically assumes and expects the possible outcome which is mostly negative. Quindi lui dice, ok, ma spesso non riesco a rispondere alle cose come voglio perché subentra il mio passato, in automatico, i miei pattern del passato e quindi spesso vedo un outcome, vedo un risultato che tendenzialmente è negativo. Quindi questa cosa è come faccio a distaccarmi da questo autosabotaggio automatico che avviene da traumi o pattern negativi del passato. E lì in realtà la domanda contiene la risposta, nel senso che il video era nel momento in cui capisci questo, tutto va meglio nella tua vita. E la cosa era quello che vi ho detto prima. Quando qualcosa accade là fuori, invece che reagire, rispondi a quella cosa. Quindi scegli come rispondere a quella cosa dentro di te, è l'unica cosa che puoi controllare. Non puoi controllare quella cosa che accade fuori, ma puoi controllare cosa succede dentro di te. Rispondi con un pensiero. Il pensiero crea un'emozione. L'emozione crea un'azione e l'azione crea un risultato. Lui, dicendo così, sta reagendo perché invece di essere un'azione conscia, quindi tu stai scegliendo come rispondere in modo giusto, cose del tuo passato, cose del tuo futuro, cose attorno a te ti stanno influenzando per reagire a quella cosa lì in modo compulsivo. Quindi non sei conscio di quello che stai facendo, reagisci in base ai pattern del passato, in base al tuo karma. Come staccarsi da questa cosa? Imparando a rispondere invece che reagire. Facile da dire, non facile da fare. Per farlo serve la pratica ed è per questo che esistono pratiche come la meditazione. Creare un leggero spazio tra te e la tua mente in modo tale che quando poi devi reagire, perché tutti questi tuoi pattern sono nella tua mente, sono nel tuo corpo, quindi se tu ti distacchi pian piano, impari con l'allenamento a staccarti da mente e corpo, automaticamente prima di reagire a qualcosa avrai quel mezzo millesimo di secondo in cui in realtà cambia la cosa e rispondi. Esempio pratico, stamattina mi sono alzato e ho ricevuto una brutta notizia. Una brutta notizia. Uno dei miei clienti ha deciso che per un po' non vuole più lavorare con me. La prima cosa che ho pensato è, appena ho visto questa cosa, mi sono visto, io che faccio pratica tutti i giorni, nel senso che merito tutti i giorni, emozioni negative arrivare, le ho proprio sentite dentro.
E ho detto, aspetta un attimo, e ho visto tutti questi pensieri negativi arrivare di cosa può succedere, perché, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Adesso vado in depressione, non vado in depressione, sono uno schifo. Tutti quei pensieri che arrivano, dati dal passato, dal futuro, da tutto quello che volete. Il punto cos'è? Che una persona che non è allenata in questo reagisce a questa cosa qua. Quindi vede questa cosa qua, si fa, come dicevamo prima, nello spettro più animale, si fa immergere da questa cosa e reagisce compulsivamente. E queste cose qua si identifica con questi pensieri e inizia a stare male, inizia a stare male, avere pensieri negativi. I pensieri negativi creano emozioni negative, quindi creano azioni negative e così via. E invece quello che è successo a me è stato guarda quanti pensieri negativi che mi stanno arrivando per questa cosa. Mi sono utili, questa cosa non è una cosa, cioè non è un flow, accade in un istante. Mi sono utili questi pensieri negativi? Mi serve entrare in depressione per questa cosa? No, mi è più utile in realtà semplicemente vederlo come un wake up call per svegliarmi fuori e capire che devo avere anche altre entrate. Però vorrei starci un po' male. Ho anche pensato, e questo è un livello successivo, ma voglio farvelo capire. Vorrei starci un po' male, perché forse mi può servire starci un po' male per questa cosa, perché sennò non mi sveglia fuori. E quindi, essendo consapevole di questa cosa, ho deciso consciamente di starci male un po' per qualche minuto, per poi uscirne. Quindi rispondere alle cose non significa per forza essere sempre positivi, ma è scegliere come rispondere alle cose. E io ho scelto la cosa più giusta per me, che per me in quel momento era starci poco male, ma senza indulgere, come si dice, nella depressione, non crogiolarmi in una mentalità vittimistica, cosa che probabilmente avrei fatto in passato, e semplicemente dire, ecco, questa cosa mi fa star male, cos'è che sento, perché sto male, sono stato male, e questa cosa mi ha un po' tirato fuori, mi ha un po' motivato, perché poi non solo ho scoperto che in realtà alla fine questo è stato un po' un misunderstanding, quindi alla fine non è che non volevo più lavorare con me, è solo un periodo di sospensione, ma mi sono proprio accorto che questa cosa qua in realtà è fattibile con tutto ed è quello che cambia veramente dal crearsi il proprio destino al non saperlo creare, dall'animale al divino. Quello che Eckhart Tolle nel Nuovo Mondo definisce la nuova generazione di uomini consci, oppure quello che nel libro Karma viene spiegato, quindi vi consiglio anche questi due libri, vi li lascio in descrizione. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete altre domande e ci vediamo al prossimo video.